Sai, Sant'Agostino diceva: "Il mondo è come un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina". Suerte, senti, per il nuovo interattivo sono un po' indecisa fra 3 titoli. Li ho scritti qua. Quale vuoi tu? 1, 2 o 3? Questo? No. Questo? Sicura? Vediamo. Quello dei messaggi rivelatori. Sì, ci sta. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Lettura di oggi particolare, a parte il titolo che l'ho fatto scegliere da Suerte perché ne avevo anche altri 2 che conserverò per i prossimi video, ma 'sta cosa di farlo scegliere da lei mi è piaciuta, quindi anche per il prossimo sarà così. Però oggi con arcani maggiori e scrittura voglio darti dei messaggi importanti. Anche delle previsioni, notizie che riceverai e, a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per una risposta secca, sì o no. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi perché ci saranno messaggi rivelatori con scrittura arcani maggiori. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo direttamente 3 mazzi, dai quali io ho tolto solo gli arcani maggiori, per questo video interattivo dal titolo Messaggi rivelatori con scrittura arcani maggiori. La scrittura la facciamo su questo foglio, fine stesa. Sai che è un interattivo, come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo la roccia che rappresenta la forza. Per la variante numero 2 l'occhio di falco che simboleggia il coraggio e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con lo Yant che rappresenta la protezione. Focalizzati bene su uno dei 3 mazzi oppure sugli oggettini come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto perché riceverai notizie. Roccia, suerte per te. Vediamo che notizie ti vogliono dare. Prima però voglio parlare di te. Lo faccio con questi mazzi. E a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no, ed un messaggio in scrittura automatica. Vediamo chi sei tu, roccia, mi connetto con la tua energia, vediamo chi è la roccia. Mazzo centrale, energia neutra. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 13 e il 47. Vai a cercare questi 2 numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di armonia interna ed esterna. È possibile che in questo momento nella tua vita sia necessario proprio questo, una riconciliazione, un'armonia sia interna che esterna. Numeri 13 e 47, valli a cercare. Adesso vediamo chi sei tu, roccia. Vediamo, Roccia, sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli, bilancia, acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Roccia, con questo 6 di coppe e questa luna, io ti vedo in questo momento ancora molto legata ad una tua situazione del passato, una relazione che hai avuto con una persona. La vedo però una persona piena di dubbi, paure, vuoi a tutti i costi definire della serie o dentro o fuori, ma pare che allo stato attuale tu non ci stia riuscendo. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere per te. Vedi, non a caso ti ho parlato proprio prima di una relazione che tu hai o puoi aver avuto in passato con una persona che si sta rivelando controproducente per te. È come se con i suoi modi di fare sia riuscita anche addirittura a spegnerti il sorriso. Sai, ci sono 3 cose nella vita che non dovresti mai perdere e sono il sorriso, la gioia, il tuo modo di essere. E qui ho l'impressione, dalle carte che vedo,
che tu ti stia relazionando o ti sei relazionata con una persona che è stata capace di fare questo. Non a caso la prima carta che mi è uscita per te parlava proprio di armonia interna ed esterna, ed è possibile che serva proprio per quello che ti ho detto, eh. Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Guarda, abbiamo una torre, quindi è arrivato il momento di ribaltare la situazione a tuo favore, ti viene data anche una possibilità, quindi puoi andare tranquillamente a pretendere quello che possono essere queste certezze che non ti sono mai state date prima, perché pare essere arrivato proprio il momento giusto. Sai, la vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata. Questo lo diceva Confucio. Qui è come se tu ti stessi un po' complicando la vita in una situazione dove quasi certamente puoi andare a pretendere delle certezze e ti vengono anche date. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te e adesso vediamo che notizie ti vogliono dare gli arcani maggiori. Per la roccia, vediamo. Vediamo per la roccia questi messaggi. Non a caso avevamo già una luna a inizio stesa per te. Qua ti stanno dicendo che tra non molto ci sarà una situazione, può riguardare anche una persona, una relazione, un lavoro, e che con questo carro finalmente, carro sole stelle, prende una direzione. E questo è il primo messaggio per te. Andiamo a vedere cosa mi dicono ancora. Ti vedo con questo mago forza imperatore tra non molto riportare una certezza nella tua vita, un qualcosa o un qualcuno che si dimostrerà molto cambiato, quindi può essere una situazione o anche una persona dove ci vedo un cambiamento importante, eh. Vediamo cosa mi dicono ancora per te. Ti troverai addirittura a prendere una decisione molto importante e a lungo meditata, decidere se una cosa piuttosto che un'altra. Ti stanno dicendo proprio questo qui, eh. Vediamo cosa ti dicono ancora. Qui le notizie che ti vogliono dare con un appeso mondo, ruota e papessa è che avrai la capacità o la possibilità di andare a ribaltare una situazione a tuo favore. E il messaggio qui è proprio chiaro, eh. Guarda, non a caso mi chiude con un'imperatrice e ti ho detto tutto. Penso che tu mi abbia capita. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Vediamo cosa mi arriva per te. Mm. In casa tua o dove sei adesso c'è qualcosa che custodisci in segreto. Segreto. Mm. Questa cosa fa
riferimento a una persona che ti capita spesso di pensare. Vi vedo insieme, ma i segreti sono due. Il suo assomiglia molto al tuo. Mm. Avete qualcosa in comune. Messaggio curioso. In casa tua, o dove sei adesso, c'è qualcosa che custodisci in segreto. Questa cosa fa riferimento a una persona che ti capita spesso di pensare. Vi vedo insieme, ma i segreti sono due. Il suo assomiglia molto al tuo. Avete qualcosa in comune? E questo era il messaggio per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con questi arcani maggiori. Vediamo cosa ti dicono. Per la roccia, pensa alla domanda. Papa, mondo e giustizia. Qui la risposta è in assoluto un sì. Sei sulla strada giusta, hai preso la decisione giusta, se vogliamo, per andare a riportare un equilibrio in una situazione che ti sta particolarmente a cuore, o si andrà a riportare un equilibrio in questa situazione, e la risposta è un sì. E questi erano i messaggi per te. Ricorda, Roccia, che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Occhio di falco, suerte per te. Vediamo che notizie ti vogliono dare. Prima però voglio parlare di te. Lo faccio con questi mazzi e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per una risposta secca, un sì o no, ed un messaggio in scrittura automatica. Vediamo adesso chi sei tu, occhio di falco. Vediamo chi è l'occhio di falco. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è l'occhio di falco? I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 49 e il 17. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di gioia, luce nel cammino del cuore. È come se in questo momento tu dovessi gioire di un qualcosa che si è manifestato nella tua vita o che stai vivendo. Numeri 49 e 17. Vagli a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Occhio di falco. Vediamo chi è l'occhio di falco. Occhio di falco, sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Occhio di falco, qui mi fanno vedere di te che sei una persona particolarmente connessa con il mondo spirituale. Hai la capacità di canalizzare le energie, ti vedo innamorato o innamorata di qualcuno o di una situazione, potrebbe anche essere di un lavoro che stai facendo in questo momento, e ti vedo una persona molto tradizionale. Potresti avere dei figli o desiderare di averne. Mi fanno vedere qui, Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Di recente potrebbe essersi presentata nella tua vita una situazione inaspettata dove stai cercando ancora di realizzare un po'
quello che è successo, come se potessi non credere a questo fatto che è successo, che potrebbe averti anche provocato stupore, incredulità rispetto ad un fatto che ti è successo di recente. Vediamo cosa mi dicono ancora. Qui tu sei un qualcuno, ti vede una persona molto empatica, potresti avere degli animali, cane, gatto, un po' il punto di riferimento per tante persone e con una o più certezze nella tua vita, che sei riuscita o riuscito comunque a conquistarti. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso vediamo questi messaggi che ti devo dare con gli arcani maggiori. Vediamo. Per l'occhio di falco. Qua mi fanno vedere per te che tra non molto ti aprirai ad una situazione nuova, un qualcosa che ti porterà a dover uscire dalla tua zona di comfort, della serie, va a spezzare un po' quella che può essere la solita monotonia. Sai, Sant'Agostino diceva: il mondo è come un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina, e io ti vedo spostarti, viaggiare, uscire dalla zona di comfort e chiudere un ciclo. Vediamo cosa mi dicono ancora. Qui stanno parlando dell'inizio di una relazione o del risveglio di una passione con una persona che stai frequentando o hai già frequentato. Qui, imperatore e imperatrice, c'è una coppia, c'è un qualcuno che inizierai a frequentare in termini un po' diversi rispetto a come è sempre stato prima. Ci vedo o l'inizio di una storia un pochino più seria o il risveglio di una passione in una storia già esistente. Vediamo cosa mi dicono ancora. Qua con questo Papa mi dicono che andrai a rivoluzionare completamente quello che può essere la tua vita, scegliendo di dare seguito ad una tua ambizione, a un tuo sogno e di realizzarlo anche, e sarà prossimamente. Vediamo cosa mi dicono ancora. Guarda, non a caso avevo proprio parlato di rivoluzione e ci esce una ruota. C'è un cambiamento qui su una situazione tua del passato dove andrai a prendere un'iniziativa proprio tu per volerla cambiare, e con questa luna mi viene anche in mente una frase da dirti che, visto che c'era uscito un carro prima, andare sulla luna non è poi così lontano, ma il viaggio più lontano è quello all'interno di noi stessi, e penso che tu mi abbia capita. Qui è come se tu dovessi fare un viaggio all'interno di te stesso o te stessa che ti porterà a ritrovare l'entusiasmo e a prendere una o più iniziative rispetto a più situazioni che ci sono o si presenteranno nella tua vita. E soprattutto con questo appeso cominciare a guardare una situazione anche da un'altra prospettiva, perché sai, la vita è fatta di giorni che non significano nulla e di momenti che significano tutto, e questi saranno proprio quelli che ci saranno per te. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza, perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti, per l'occhio di falco. Vediamo cosa ti devo dire. Per l'occhio di falco. Per l'occhio di falco. Potresti considerare
mhmm, quell'idea di staccare dalla situazione che sai staccare. Ci sono molti particolari a cui non hai fatto caso. Non hai fatto caso. Quello che è successo nelle ultime 2 settimane mh, ti dice niente? Se dove sei adesso, vicino a te vicino a te c'è un contenitore circolare o rotondo? Questo messaggio è per te. Messaggio particolare. Potresti considerare quell'idea di staccare dalla situazione che sai. Ci sono molti particolari a cui non hai fatto caso. Quello che è successo nelle ultime 2 settimane ti dice niente? Se dove sei adesso, vicino a te, c'è un contenitore circolare o rotondo, questo messaggio è per te. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con questo mazzo di arcani maggiori. Per l'occhio di falco, pensa alla domanda. Vediamo cosa ti dicono. Pensa alla domanda. Imperatore, giustizia e matto. Qui la risposta è un sì. Io ti vedo ritrovare l'equilibrio in una relazione con una persona, oppure potrebbe essere una situazione dove stai cercando una certezza, anche sperimentando probabilmente delle soluzioni nuove. Quindi bisogna sperimentare delle soluzioni nuove per andare a ritrovare un equilibrio in un qualcosa che ti interessa molto, e la risposta è un sì. E questo era il messaggio per te, occhio di falco. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Yant, suerte per te. Vediamo che notizie ti vogliono dare. Prima però voglio parlare di te. Lo faccio con questi mazzi e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca, un sì o no, ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Yant. Mi connetto con la tua energia, vediamo chi è. Mazzo centrale, energia neutra. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 50 e il 58. Vai a cercare questi 2 numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti indicano di lasciare scorrere, abbandonare tutto ciò che provoca sofferenza. C'è un qualcosa che devi lasciare andare. Numeri 58 e 50. Vai a cercare. Vediamo chi sei tu. Yant, sei di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un Gemelli, Bilancia, Acquario, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Qua mi dicono di te che in questo momento potresti essere particolarmente annoiato o comunque pigro. È come se
tu stessi aspettando che un qualcosa accada, che un qualcosa avvenga. È come se tu avessi la paura di fare un passo avanti o rimetterti in gioco rispetto a una o più situazioni che sai che ti mancano, ma c'è questa tua titubanza, più che paura vedo una titubanza nel voler fare un passo avanti in assenza di eventuali input dall'esterno. È come se tu stessi aspettando degli input da qualcosa o da un qualcuno. Questo è quello che mi fanno vedere, vediamo cosa mi dicono ancora di te. Di recente ti hanno fatto una proposta molto valida, ma è come se tu non ti sentissi all'altezza della situazione o comunque c'è ancora un qualcosa di, se vogliamo, preparatorio che devi fare prima di dare seguito a questa proposta che ti hanno fatto, come se sotto certi aspetti dovessi prepararti o predisporti per dare seguito a questa proposta. Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Vedi, l'avevo appena detto. È come se non ti sentissi all'altezza. C'è un qualcosa che tu devi ulteriormente fare per poter dare seguito a questa proposta che ti è stata fatta. Se in passato con questo 5 di spade, 9 di spade, 6 di coppe hai sperimentato un fallimento di qualche tipo in una o più situazioni, ricorda che il successo è la capacità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, e lo vedo da questo matto finale. Quindi non perdere l'entusiasmo e dai spazio a quello che può essere questa proposta che ti è stata fatta di recente. È come se le carte ti dicessero: con questa papessa e questo re di coppe sei assolutamente all'altezza della situazione e puoi accettare questa nuova sfida che ti è stata proposta. Io dico sfida, ma è un'occasione, è un'opportunità. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso vediamo i messaggi, cosa vogliono dirti per lo Yant. Qui mi dicono che c'è un cambiamento necessario che dovrai fare riguardo la tua casa o un qualcosa di molto familiare a te. Potrebbe anche essere il cambio di atteggiamento rispetto a una persona che frequenta la tua casa, per andare a ritrovare un po' un equilibrio nel rapporto con questa persona. Differentemente, un qualcosa che dovrai fare a livello di proprio lavori in sé per quanto riguarda la tua casa. Mi fanno vedere questo, vediamo cosa mi dicono ancora. Prossimamente ci sarà una persona nella tua vita che si approccerà a te in maniera un po' ambigua. Questo per dirti che sarà solo l'inizio, dopodiché vedo questa relazione che va a trovare un equilibrio, un'armonia, va a trovare un po' la sua dimensione con questa carta del mondo. E potrebbe essere una nuova conoscenza, potrebbe essere un qualcuno che è già presente in questo momento nella tua vita, dove possono esserci stati degli atteggiamenti ambigui, nonché anche un po' fastidiosi, però poi si va a ritrovare armonia, equilibrio. Mi fanno vedere questo. Vediamo cosa mi dicono ancora. Ci sarà il ritorno nella tua vita di una persona che ha fatto parte del tuo passato e ci vedo una ripresa dei rapporti. Può essere che si vada a vedere questa situazione anche da un'altra prospettiva, però considera che i legami più forti sono con chi è libero di andarsene ma sceglie di restare, e qui ci vedo il ritorno di una persona che sceglie di restare. Vediamo cosa mi dicono ancora. Prossimamente riceverai il contatto o la visita di una persona che inaspettatamente proprio non te la saresti immaginata.
Probabilmente si ricollega a quello che abbiamo visto prima e questa cosa va a procurarti una gran bella soddisfazione. Quindi improvvisamente un contatto o una visita di un qualcuno che proprio non ti saresti immaginato o immaginata, eh. E un'ultimissima cosa che ti voglio dire è che quando i tuoi obiettivi sono in linea con la tua essenza, le magie accadono, forza e mago. Se in questo momento c'è un qualcosa che ti sta a cuore e che vuoi realizzare, consideralo già realizzato, a patto che i tuoi obiettivi siano in linea con la tua vera essenza. E questo è quello che mi hanno detto per te. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Vediamo. Per lo Yant. Mm. Mm. Per lo Yant. Nel posto dove sei adesso ci sono degli scaffali o delle mensole in legno chiaro. Sopra una di queste hai messo un oggetto molto significativo per te. C'è ancora uno spazio vuoto lo vedo vuoto lì in quel su quella mensola, in quel posto. Puoi stampare e appoggiarci sopra la terz'ultima foto che hai sul cellulare, perché serve per ricordarti qualcosa. Messaggio particolare. Nel posto dove sei adesso ci sono degli scaffali o delle mensole in legno chiaro. Sopra una di queste hai messo un oggetto molto significativo per te. C'è ancora uno spazio vuoto lì. Puoi stampare e appoggiarci sopra la terz'ultima foto che hai sul cellulare perché serve per ricordarti qualcosa. Questo era il messaggio per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda che vado a darti una risposta secca con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Per lo Yant, pensa a questa domanda, vediamo cosa ti dicono. Vediamo. La torre
Innamorati e imperatrice. Qui la risposta è un sì. Vedo cambiare proprio repentinamente una situazione. C'è una scelta che sarai, diciamo, costretto a fare, o questo cambiamento ti porterà a fare per forza di cose una scelta? E la risposta è un sì. Guarda, abbiamo anche un imperatore a fondo mazzo. In assoluto un sì. E ci vedo anche una coppia qui, eh. E questo era il messaggio per te, Yant. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana, un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!